Tutti voi conoscerete Andrei Godina, il più grande esperto di caffè in Italia, ma vi starete domandando perché mi sta dedicando appunto un autografo sul libro che mi ha regalato. Sono appena tornato dal SIGEP, la fiera internazionale di gelateria, pasticceria, caffè che si svolge tutti gli anni a Rimini, e ho avuto il piacere di incontrare Andrei e farmi con lui una lunga chiacchierata sui temi che più ci stanno a cuore. Gli ho riportato tante delle vostre domande, dei vostri dubbi, dei luoghi comuni sul caffè e li ho appunto affrontati con lui, che è il massimo esperto in Italia di questo campo. E ho diviso tutta questa lunga chiacchierata, che spero per voi sia piacevole, in tanti capitoli che potete saltare, li trovate in descrizione, così magari andate subito alla parte che vi interessa, ma è una chiacchierata troppo piacevole che sicuramente scorrerà veloce e spero interessi anche a voi. Per me è stato un onore fare una chiacchierata con lui e sicuramente lo rivedrete in qualche mio video perché faremo qualcosa insieme. Ma adesso vi lascio direttamente alla chiacchierata e alle sue parole. Piccola introduzione, Andrei Godina, ho pronunciato giusto? Pronunciato giusto. E io faccio fatica a descriverti perché tu sei tante cose, no? Cioè sei un esperto di caffè, forse il più esperto di caffè in Italia, ma anche, io ho letto il tuo libro sulla tostatura, quindi tostatore, ma anche sulla piantagione. Esatto. Chi è Andrei Godina? Allora, per riassumerla, mi piace molto la parola caffè esperto, ovvero sia un esperto di caffè che in qualche modo riesce a condensare in questa parola e definizione delle competenze tecniche che vanno dall'inizio della filiera, dalla piantagione, passando per tutti gli step fino ad arrivare all'assaggio della bevanda. È un assaggio tecnico. Io ho avuto la fortuna, essendo triestino, dopo il corso di laurea alla facoltà di economia dell'Università degli Studi della mia città, di fare un dottorato di ricerca specifico sull'analisi sensoriale del caffè espresso. Il caffè espresso, forse non tutti sanno, che è la bevanda chimicamente più complessa che noi beviamo durante la nostra quotidianità. Ma cosa vuol dire chimicamente più complessa? Vuol dire che, non lo so, da un punto di vista aromatico, ha qualcosa come il doppio degli aromi di un buon bicchiere di vino rosso, di quelli invecchiati, barricati, quindi comunque già importante. Complessi, sì. Quindi pensa quanto in realtà noi sottovalutiamo e l'espresso viene considerato come una bevanda che al bar, no? Magari lo bevo in 2 sorsi, senza considerare quanto ci riesce a stimolare da un punto di vista sensoriale. Quindi io ho passato 4 anni all'università a fare ricerca accademica su questo argomento. Questo mi ha portato ad appassionarmi della materia caffè, dell'espresso e a divenire un consulente fin dalla giovane età. Sono un socio della Specialty Coffee Association of Europe dal 2000, quindi ho vissuto e ho aiutato anche un po' lo specialty italiano ad evolversi, fino ad arrivare a essere comproprietario con altri soci di una piantagione di caffè in Honduras, che si chiama Finca Rio Colorado, che è un progetto di coltivazione e di produzione di caffè specialty che sia socialmente responsabile. E quindi le mie competenze da esperto di caffè tecnico adesso si sono un pochino più evolute, perché col saggio, guarda ce l'ho qui, no? Zero Caffè, non solamente parlo tecnicamente di caffè, ma in qualche modo anche ho indagato su quello che è il valore della responsabilità sociale che il prodotto deve portare su tutti i piccoli anelli della filiera, quindi dal contadino fino a chi consuma la bevanda. Sì, è bello che tu riesci a concludere il cerchio del caffè, perché il caffè nasce dalla pianta, arriva in tazzina, ma fa questo percorso fantastico. Io poi da piccolo torrefattore, quando tu dici quella parte chimica è determinante, no? Nella tostatura, io probabilmente la banalizzo quando la racconto perché è talmente complesso, invece è un passaggio che dovremmo parlarne ore ed è chimica. Esatto. E, proprio sulla tostatura, tanti ti ricordano per quel discorso, no, del video di Report, che non so se tu ricordi con piacere o... No, allora con molto piacere. Allora io Report ero un fan comunque della trasmissione, io personalmente mi è sempre molto piaciuta, ero consapevole che il taglio giornalistico di Report è d'inchiesta, quindi che avrebbe avuto un taglio forte, che avrebbe in qualche modo fatto vedere una faccia della medaglia caffè che c'è in Italia e che c'era in Italia.
Sono convinto che Report ha avuto comunque, nel bene e nel male, un ruolo importante nell'evoluzione della qualità del caffè, che oggi tutti in qualche modo possono verificare, in qualche modo degustare, bevendo caffè nei bar. Anche perché poi magari Quindi, chi ti conosce di più da addetto ai lavori, che magari ti ha letto, ti ha già sentito da altre parti, io so come la pensi, no? Invece sì. magari al pubblico di massa che guarda solo la TV, no? Ha visto solo quella sì, sfaccettatura. e quello è peccato, no? Perché però è stato, come dire, anche un prezzo da pagare da parte Sì. mia. Io sono una persona che professionalmente, ma si è visto anche nella trasmissione, non mi faccio tanti problemi a dire ciò che non lo so, provo, assaggio o ciò che so per quanto riguarda il caffè, e di conseguenza il taglio poi che Bernardo Iovene decise di dare alla Certo. trasmissione era quello, quindi capisco che anche chi non mi conosce probabilmente, insomma, è stato un po' difficile, no? Fortunatamente poi chi vuole approfondire su di te questo libro, ma anche gli altri, la tostatura, il barista, il caffè verde, cioè Sì. in fondo uno se vuole approfondire può sempre, se si ferma magari anche al titolo o alla frase tagliata. Ma ovviamente è così. E poi io credo che con questo nuovo progetto con Aureliano, Sì. della guida dei caffè delle torrefazioni d'Italia, ho dimostrato poi effettivamente che è vero che ci sono delle cose che magari non vanno bene, o ci sono delle cose, o ci sono state, come dire, nel sistema caffè espresso dei cortocircuiti che hanno fatto sì che tanti caffè offerti al consumatore fossero di bassissima qualità, ma poi non si è fermato lì. Poi con questo progetto della guida delle torrefazioni credo che con Mauro abbiamo dato anche una risposta. Sì. Perché non mi sono fermato solo a dire vabbè, diamo un voto 2 a questo caffè, va bene, ma dopo come ricostruire, come ripartire, come dare uno strumento che permettesse anche agli operatori di settore di evolversi e di trasformare quel 2 magari in un 8, e di dare anche degli strumenti al consumatore finale per riconoscere quel 2, ma magari anche riconoscere quell'8 da un punto di vista sensoriale. Assolutamente. Quindi sì. questo credo che sia anche, e spero che sia un qualcosa di importante. E poi da te ne esce anche la consapevolezza della formazione. Io quello che cerco sempre di passare nei miei video, è bello vedere tanti appassionati che mi seguono, ma spesso anche io mi ci metto. Noi appassionati partiamo dalle cose che si comprano e Sì. non dalla conoscenza. Ti Esatto, faccio un esempio. esatto. Io voglio fare un ottimo caffè, prendo un'ottima macchina e un Jamaica Blue Mountain, me E lo sono a metto- posto. Esatto, e faccio il miglior caffè del mondo. Invece secondo me se partiamo da un corso e anche una macchina basica, un caffè mediamente buono, forse otteniamo un caffè migliore. Bravo, esatto. Sei d'accordo? Allora guarda, ritorno a quello che ho detto prima sulla complessità chimica che era chiusa nel chicco di caffè tostato, e lo confronto un po' magari col vino, no? E il sommelier rispetto al barista è una figura professionale che è molto più fortunata rispetto a quello che è la figura professionale di pari livello nel mondo del caffè. Perché? Perché il sommelier, e pensate quanto studio c'è prima di arrivare alla professione del sommelier, il sommelier deve conoscere il vino, deve saperlo raccontare, deve saperne riconoscere le caratteristiche sensoriali nel bicchiere, ma non deve prepararlo. Lui semplicemente ha la temperatura giusta, sceglie il bicchiere giusto, stappa e versa. Il barista che cosa fa? Deve fare tutto ciò che fa il sommelier e in più deve anche preparare la bevanda. Quindi è come se in qualche modo il barista fosse anche l'enologo del mondo del caffè. Sì. Quindi pensate nel mondo del caffè quanta conoscenza e quanta professionalità c'è, enologo più sommelier. Metteteli insieme e quello è il barista. Sì. Quindi da questo piccolo esempio io credo che sia molto chiaro quanto la formazione nel campo del caffè sia stata sottovalutata, ma di quanto in realtà ce ne sia bisogno. Sì. E poi io spero, nel mio piccolo, con i miei video, in tutta la tua vita dove evangelizzi sul caffè, spero che si crea quella consapevolezza nei consumatori, che i consumatori diventino esigenti anche per andare a bussare nei confronti dei baristi non competenti e portarli a un livello superiore. Io poi ho la mia piccola fissa che mi piacerebbe trovare in ogni bar un'alternativa. Cioè, Bravo. hai visto che troppo spesso... Allora, il bar deve essere un'enoteca. Io non capisco come mai in un bar c'è solamente l'insegna del torrefattore, ma lo stesso barista non sa neanche la miscela che propone.
adesso faccio un nome, ma è della torrefazione più grande in Italia, Lavazza. Ma cosa vuol dire ho un caffè Lavazza? Non vuol dire niente. È come dire ho un vino rosso prodotto in Toscana. Poi Lavazza avrà, non lo so, 30 referenze differenti di prodotti che offre con 30 differenti caratteristiche sensoriali della bevanda. Di conseguenza dobbiamo partire da zero, perché non è più possibile che un caffè è solo un caffè. Un caffè non può costare €1 indifferenziato per qualsiasi tipo di prodotto, ma come non è nel mondo del vino. Dicevo prima l'enoteca, anche per me il mio sogno è entrare in un bar, vedere un caffè del marchio X, caffè del marchio Y, monorigine e magari un caffè che se l'è tostato il barista super appassionato perché è andato in una piantagione in Ruanda, ha conosciuto un coltivatore, si è comprato 2 sacchi di caffè e offre anche quel tipo di prodotto che ha uno storytelling completamente diverso rispetto e agli che altri. probabilmente sceglieremo tutti, perché se per caso passiamo in un posto e qualcuno ha uno storytelling del genere, la mia curiosità vince. Certo, ma è come quando vai in una piccola enoteca o magari dove il sommelier ti racconta di quella cantina che è andato a visitare, che ha conosciuto, di quel posto esposto a nord, di cui ha visto il tramonto. Come fai a non assaggiare quel vino? Diciamo che dobbiamo essere solidali verso tutto il mondo bar che ha sofferto in questi 2 anni l'impossibile. Un disastro. E però dobbiamo essere anche fonte di stimolo, perché Esatto. si può veramente ribaltare e portare, come dicevamo anche in un altro discorso con Mauro, in un'altra chiacchierata, e portare a essere il caffè la prossima rivoluzione del cibo italiano. Dopo il vino, la pizza, ci può essere una rivoluzione nel caffè. Allora, una cosa che è necessario, e mi piace questo tuo spunto di sollecitare il consumatore. Tutti noi siamo dei consumatori e in qualche modo siamo corresponsabili di ciò che beviamo al bar. Quindi se noi per primi iniziamo a chiedere al barista un caffè di qualità, oppure iniziamo a chiedere al barista ma che caffè hai? Ma qual è la storia? È un caffè socialmente responsabile oppure no? O quando andiamo al ristorante iniziamo a lamentarci perché la ciliegina sulla torta che ha chiuso il nostro pasto era un qualcosa che invece ci ha rovinato e iniziamo a lamentarci, saremo noi i protagonisti che permetteranno al mondo del caffè di cambiare. Devo fare un video di aiuto ai ristoratori, perché questo caffè ai ristoratori è un tema disastroso. No, non si può. Io adesso non posso fare i nomi perché... Ma ieri siamo a Sigep, a Rimini, sono andato a cena a un ristorante splendido, 2 ragazzi giovani, fidanzati, lei una strepitosa in cucina, è andata a curarsi tutti i minimi dettagli. Una selezione delle materie prime Nell'elenco, sicuramente. arrivo al ristorante, c'è l'elenco dei fornitori del pesce, della carne, della selvaggina, delle verdure, una lista di vini naturali veramente di alto livello. Arrivo al caffè e abbiamo fatto uno scivolone incredibile e mi sono rovinato la cena. Sì. Non si può più vedere. Farò un video su piccoli consigli per il ristoratore, per dare piccoli consigli Bravo. per fare un caffè di qualità, che ci se la può fare nel 2022 a proporre un caffè di qualità anche al ristorante. Assolutamente. O quantomeno non fare un disastro, perché poi addirittura non solo non è eccezionale, ma Sì. è veramente un disastro e si impegna una vita a cercare le migliori materie prime nei ristoranti e creare il miglior piatto, e poi invece spesso la parte amari e caffè viene tralasciata in maniera brutale. Esatto. Ma invece ti provoco, se ti dico cialde e capsule, Allora, stavo per dirlo perché parlavamo di ristoranti. Sì. Cialde e capsule sì, sono un metodo di estrazione come tutti gli altri. sì, Perché non può essere paragonato un espresso erogato da una capsula con una macchina professionale da bar. Non c'è la macinatura sul momento, non c'è la portata dei 9 bar della macchina professionale, la camera di estrazione è differente, sono 2 metodi differenti di estrazione. Quindi, come tutti i metodi di estrazione, forse eccetto la moka, ma questo magari è un argomento e un capitolo a parte, hanno dignità di essere presi così come sono e non ci si può aspettare, non lo so, da una capsula compatibile in espresso il medesimo risultato di un espresso con la macchina professionale da bar, ma possiamo, ed è doveroso sottolineare, che ciascun metodo di estrazione può dare un caffè di qualità nella misura in cui la materia prima è di alta qualità.
Quindi un caffè specialty, ed è molto importante chiarirlo questo a tutti i livelli, è un caffè specialty e rimane specialty se io lo faccio in moka, se lo faccio in espresso, se lo faccio con un Ario V60, se lo faccio con una cialda in carta o se lo faccio con una capsula di formato a modo mio di Lavazza. Sì. Paradossalmente viene meglio una cialda e una capsula rispetto a comprare, tornando al discorso precedente, una macchina professionale, ma non un macinino. paradossalmente, ma è proprio così. Io tante volte ai ristoranti gli dico non serve ed è controproducente avere una macchina espresso per fare 20 caffè. La macchina è fredda, i beccucci si raffreddano, rimane il caffè per molto tempo nel portafiltro, si ossida, diventa bruciato. Il macina caffè che poi utilizzo nei ristoranti è stato fatto e inventato per un grande mole di lavoro. Sì. Quindi il solo fatto che rimane del macinato all'interno della camera di macinatura, magari per 2 ore, fa sì che quella dose che verrà estratta il caffè sarà già vecchio. Sì. Non ha assolutamente senso. E si rischia, poi i ristoratori non macinano, non regolano la macinatura, il caffè lì rimane in campana magari 2 giorni, eccetera, eccetera. Quindi in questo tipo di situazioni cialde, capsule, il monoporzionato inteso come sistema è l'arma vincente per poter offrire non solo un buon caffè, ma una carta dei caffè Sì. al ristorante. Che ci vuole poco, e infatti Esatto. carta di caffè e ristoratori saranno un tema che approfondirò in un video. Esatto. E poi cialde e capsule secondo me ci permettono di fare quel libero sfogo alla fantasia, no? Cioè quando io penso ai 2 più consumati brand, se penso a quello per la moka e penso a quello del monoporzionato, i più consumati in Italia probabilmente non sono i più buoni, ma sono quelli più presenti in comunicazione. Certo. E quindi è un peccato. Invece con cialda e capsula, secondo me in un attimo si può provare un'alternativa, andare alla ricerca di quella torrefazione piccola che in fondo la sua cialda se la produce, e noi possiamo mettercela in macchina in un attimo e provare a differenziare rispetto a quei brand che magari la comunicazione ci ha trasmesso. Perché... Assolutamente. Io con la finca Rio Colorado in Honduras ho solo la fortuna di avere dei soci che sono anche torrefattori, ed è bellissimo vedere che quel monoporzionato alcuni di loro li offrono ai ristoranti che fanno una carta dei caffè, e le persone, ho avuto dei feedback bellissimi, che si scelgono, magari sono 4 a tavola. Adesso forse post-Covid non si fa più, ma magari uno prende un microlotto naturale, un altro prende un lavato, un altro assaggia magari il blend con diverse monoorigini e provano a fare un abbinamento con i diversi dolci o i dessert che il ristorante ha. Una cosa semplice, una cosa che incuriosisce e apre in qualche modo la mente del consumatore normale che crede che un caffè è solo un caffè, ma in realtà non lo è. Invece sul discorso dei colori di tostatura, no? Cioè la tostatura alla napoletana rispetto a una full city, a un'italiana, tu dividi l'Italia in 2 tra quel mondo che segue la filosofia Napoli e quel mondo più la filosofia un po' del nord, o ne fai 1000 sfaccettature? Allora, ci sono le 1000 sfaccettature da un punto di vista meramente tecnico, cioè senza entrare sulle abitudini di consumo e sulla cultura. Il caffè, diciamo, ci sono 2 macro colori di tostatura, quello per il filtro e quello per l'espresso. I micro roaster specialty o comunque third wave che cavalcano l'onda della Omni Roast, cioè l'unico colore di tostatura che va bene per qualsiasi metodo, io assolutamente non lo condivido e ritengo che sia un'operazione tecnica fatta sul chicco di caffè errata. È come dire banalmente il filetto del manzo che praticamente lo cucino, ti faccio la fiorentina e ti faccio il roast beef con la stessa cottura. Non funziona. Sono 2 metodi, 2 tipologie di estrazione del caffè talmente differenti che necessitano uno sviluppo chimico e una modificazione fisica del chicco differente. Punto. Questa è la regola, per me non ci sono come dire, omni roast che tengono a questo tipo di conversazione, che è supportata da studi scientifici che sono stati fatti per le 2 metodologie di estrazione. Poi un altro argomento è l'abitudine di gusto e le preferenze personali di gusto. La tostatura scura porta in tazza degli aromi e delle caratteristiche di tazza particolari.
a cui le persone mi rendo conto che magari fin da bambini sono abituate e che non riesci a averli con altri colori di tostatura. Allora da quel punto di vista lì devo in qualche modo riconsiderare quello che ho detto prima e quindi in qualche modo inculturare ciò che ho detto prima in ciò che le persone sono abituate, e in questo io credo che il torrefattore può fare un lavoro di accompagnamento del consumatore nel agganciarlo nelle sue abitudini di consumo, quindi tostatura estremamente scura, tazza tanto amara e astringente. Quindi io uso una buona materia prima, la tosto scura, ma poi pian pianino ti accompagno verso una tostatura un pochino più light, che invece di esaltare l'amaro ti esalta il dolce. Certo. Invece di esaltare l'astringenza Stesso prodotto, ma ti esalta magari la morbidezza che tu provi al palato con una tostatura un pochino più chiara. Ti accompagno da quegli aromi estremamente tostati, magari di bruciato e di affumicato, in degli aromi magari di pasticceria, che sono poi alla fine anche più piacevoli. Ma zucchero sì e zucchero no? No, vabbè, zucchero assolutamente sì. Allora, c'è qualche esponente della community specialty italiana che dice no, zucchero assolutamente no, è come violentare il caffè, non si può assolutamente usare. Zucchero assolutamente sì, nella misura in cui lo zucchero viene addizionato da una bevanda di alta qualità. Bisogna considerare che quando io addiziono il caffè con lo zucchero non è più un caffè, è un caffè più zucchero. Certo. E deve essere considerato degno di essere tale se il caffè è di partenza è di buona qualità. Quindi se io aggiungo lo zucchero perché voglio in qualche modo addolcire la pillola amara, perché bevuto al naturale quel caffè mi provoca inconsciamente una repulsione, allora dico zucchero no, allora vuol dire che stai sbagliando la materia prima caffè, vuol dire che stai ingurgitando qualcosa che non ti piace, e per in qualche modo farlo passare come una bevanda bevibile, più o meno bevibile, ci metto 2 cucchiaini di zucchero, ci aggiungo il latte, allora quello no. Ma se io in un momento della giornata voglio esaltare con lo zucchero la sciropposità del corpo, oppure con l'aggiunta di zucchero voglio esaltare gli aromi e il retrogusto di flavore di gianduia o di cioccolato al latte, oppure a volte addirittura di marmellata di frutta, ma perché no? Il fatto dello zucchero... Pensavo mi dicessi di no. No, ma perché il problema è che c'è, a mio parere, una comunicazione in qualche modo fuorviante dello specialty e di alcuni esponenti dello specialty italiano cosiddetto third wave, che invece di avvicinare il consumatore al caffè di qualità lo ha allontanato, e di proposito non lo so perché lo vuole allontanare. Quindi proponendo dei caffè estremamente acidi, aspri, senza corpo, che sanno praticamente di limone, che sono delle cose imbevibili. Ma scusa, ma tu se vuoi dissedarti e bere qualcosa di buono, ma ti bevi o ti mangi una fetta di limone? No. Allora perché noi dobbiamo violentare il consumatore proponendogli e spacciandoli come caffè di qualità una limonata? Sì. Non ha senso. Allora, lo zucchero è un qualcosa che aiuta ad avvicinare il consumatore che già beve il caffè con lo zucchero, avvicinarlo al caffè di qualità. Allora perché bannarlo? Certo. E invece acqua prima o dopo di bere il caffè? Secondo te? Secondo me prima. Esatto. Acqua dopo quando? Quando era imbevibile. Bravo. E ti lascia una stringenza. Bravo. Allora, fatevi una domanda, qua mi rivolgo magari a chi sta guardando. Fatevi una domanda tutte le volte che vi viene voglia di bere acqua dopo il caffè. Fatevi una domanda su tutti quei baristi che vi offrono un cioccolatino da mangiare dopo il caffè. Allora, se il retrogusto di un caffè è buono, è interessante, è di lunga persistenza, ma perché il barista dovrebbe spendere quei centesimi di euro per darvi qualcosa da mangiare dopo il caffè? Lo fa perché è consapevole che il retrogusto che vi lascerà quel caffè è un qualcosa che non vi piace, e allora cercherà in qualche modo di come dire, pulirvi il palato con qualcosa che non ha nulla a che fare col caffè. Quindi cioccolatino no, acqua gasata no, acqua fredda prima del caffè no. Perché in alcuni locali vi offrono l'acqua fredda gasata prima del caffè? Per anestetizzare le papille gustative
ha quella botta di amaro e di astringenza che verrà col caffè. Quindi acqua sì, prima del caffè, naturale a temperatura ambiente. E perché da un punto di vista fisiologico ha senso bere un bicchiere d'acqua prima di bere il caffè? Che non è tanto per pulire il palato, perché la dose di caffeina che noi prendiamo con l'espresso stimola i reni, la diuresi. Ma la quantità di acqua che noi diamo con l'espresso al corpo per in qualche modo far lavorare i reni è troppo poca. Quindi acqua prima, proprio per dar modo ai reni di avere del liquido da poter in qualche modo lavorare, e poi dosi di caffeina. Lo sapevo che qualcosa ne imparavo oggi, lo sapevo. E invece tazzina, di solito nello scaldatazze la macchina, Sì. talvolta in alcune città Sì. si mette nell'acqua bollente. Mi sembra un po' troppo bollente quella tazzina, no? Allora, io non riesco a capire perché il barista che mi dà la tazzina in qualche modo fa sì che a volte mi quasi scotto le labbra per una tazzina troppo calda. Allora ovviamente certo che non va bene. Allora la tazzina, per dare la migliore temperatura di degustazione al consumatore, per esaltare i pregi del caffè, deve essere intorno ai 45 gradi centigradi, più o meno. Quindi io la tocco in mano, la appoggio sul labbro, la sento calda ma non mi scotto. Ci scottiamo su 70, no? Credo, almeno 70. Più o meno intorno ai 70 gradi, poi qualcuno magari un pochino più sensibile, potrebbe essere qualche grado in meno, ma più o meno ai 70 gradi centigradi. Anche lì generalmente quando c'è una tazzina molto calda è perché si vuole tenere la temperatura della bevanda molto più calda e in qualche modo mitigare tutto l'amaro e l'astringenza che arriverà col caffè, e in qualche modo far sì che il palato si ustioni un pochino per non sentire i reali gusti della bevanda. E un altro dei falsi miti, credo, che spesso vengono posti è il discorso della temperatura, no, di estrazione. La mia risposta è che dipende dalla miscela, ma anche dal metodo di estrazione, no? Esatto. Quando noi ragioniamo sulle macchine che uno usa a casa, magari a cialdo capsule, ha poco senso confrontarlo con i bar, la temperatura di una macchina bar, no? Esatto. Ma è un po' il ritorno al mondo del vino, no? Alla fine ci sono certi tipi di vini che vanno serviti freddi, magari a 6-8 gradi, altri a 10, altri a 14 e altri magari a 18 gradi. Questo dipende da che cosa io voglio far sentire a chi berrà quel bicchiere di vino da un punto di vista di flavore, ovvero sia al palato. E la medesima cosa alla fine anche per il caffè. Quindi tostature molto scure, temperatura dell'acqua più bassa. Tostature chiare, temperatura dell'acqua più alta, tostature fresche, temperatura più bassa, arabica, temperature più alte, robusta, temperature più basse. Quindi, come dire, in base a ciò che io devo lavorare in termini di materia prima, aggiusto la temperatura. Hai dato un piccolo bignami sulle temperature che, se uno si riascolta, è proprio quello necessario. Purtroppo se si beve robaccia probabilmente darà una temperatura più alta e salterà quei sentori di bruciato. Se invece uno beve una roba buona, di qualità, già delicata di per sé, una buona temperatura calda non danneggia. Anzi, esalta magari delle caratteristiche positive della materia prima. E l'ultima cosa che ti volevo domandare, io ce l'ho un po' ultimamente con una domanda che è la domanda, diciamo, 90 volte su 100 che mi viene fatta, è: il caffè più cremoso qual è, no? E io lì ogni volta, purtroppo, sai, io nel mio piccolo tosto il caffè, e quindi vedere che tutto si riconduce sempre e solo un'unica domanda, no? Qual è il caffè più cremoso, mi fa un po' rimanere male, perché non c'è nessuno che mi domanda: mi dai un caffè con un sentore morbido? Sì, cioè, sì. Cremosità, dimmi tu la tua. Allora, il problema parte dall'inizio, quello con cui abbiamo iniziato questa intervista, ovvero sia sulla formazione. Allora, finché noi non daremo gli strumenti tecnici al consumatore per capire ciò che sta provando con gli organi di senso al palato, ci ridurremo semplicemente alla cremosità. Ma nel momento in cui magari tu gli fai assaggiare un'arabica d'altura, quindi con poco corpo, e magari una robusta con tanto corpo ma astringente, finché non li fai assaggiare in contemporanea e non gli insegni a percepire e riconoscere le sensazioni tattili che i due caffè gli procureranno al palato, allora si fa un po' fatica. Ho fatto un gioco in un mio video precedente di me bendato che assaggiava due acque.
perché anche la vista c'è il rischio che ci Ma alteri l'influenza tantissimo, esatto. E invece da bendato è fantastico perché tu veramente ti senti nudo con il tuo, veramente ascolti il tuo palato. Sì. E anche Quindi, ritornando a quello che dicevi prima, chi ti chiede un caffè cremoso, tu dagli un caffè cremoso, cioè cerchiamo di andare verso il consumatore, non stando lontano, cercando sempre di insegnare qualcosa, ma andiamogli incontro e diciamogli: ti chiedono un caffè cremoso? Bene, allora dagli una bella miscela di arabica naturali o un bello robusta pulito che non sia particolarmente astringente, e fargli capire che quella corposità che lui sente è cremosa. Poi pian pianino magari lui torna e la prossima volta invece di cremoso gli dirai sciropposo, poi magari gli farai assaggiare 2 caffè e gli farai capire l'astringenza dalla morbidezza e poi pian pianino lo accompagni. sì, anche perché dobbiamo salvarci da rendere il caffè una bevanda instagrammabile. Io vedo che purtroppo c'è il rischio che poi alcuni metodi di estrazione, solo perché fanno tutta quella bella schiuma, no, risultino più convincenti. Esatto, e rispetto ad altri magari. invece è un peccato, perché tutta quella schiuma probabilmente potrebbe essere anche tanto distante da tutti i flavor che invece sono interessanti da bere. Assolutamente. Quindi stiamo bevendo con gli occhi o con il palato? Dobbiamo rendere in qualche modo il linguaggio e l'approccio al consumatore semplice. Io credo che l'uscita del prossimo film documentario Caffè Vino che abbiamo girato con Maureliano possa essere anche uno strumento utile a far questo, perché tutto sommato in qualche modo quasi tutti non lo so, hanno sentito parlare di aroma del caffè del vino, di varietà botanica, più o meno si sa dalla vendemmia come si processa il vino, la differenza tra un caffè macerato tra un vino macerato un po' di più sulle bucce oppure un po' di meno, e noi con Mauro abbiamo fatto un parallelismo tra questi 2 mondi, cercando di sfruttare ciò che si sa nel mondo del vino trasportato nel mondo del caffè, e questo penso che possa aiutare a creare un linguaggio comune, a creare un pochino più di cultura anche nel mondo del caffè. Sì, e poi da questa cultura ne guadagneremo tutti gli attori, sia consumatori, sia tutta la filiera. Torrefattori, baristi e il consumatore stesso, che sarà più consapevole di ciò che consuma. Siamo molto ottimisti, la pensiamo uguale. Altrettanto. Grazie Andrea, grazie infinite. Grazie tante a voi.